nel momento in cui mi ha parlato del progetto mi disse anche che la moto su cui avevano deciso di puntare era il Suzuki 1000, che all'epoca rappresentava sostanzialmente il mezzo più performante, tant'è vero che era già campione del mondo con il team ufficiale CERT Suzuki, ma altri team di primissimo piano già comunque presenti nel mondiale da anni avevano scelto quel tipo di moto proprio per le sue caratteristiche. E a quel punto io dissi con massima franchezza a Maurizio, che correva in coppia con Andrea Perselli, il team si chiamava Amadeus X1, e gli dissi: perché vuoi essere, senza nulla togliervi, il quarto o il quinto team su Suzuki, dove praticamente risulterai quasi invisibile e non avrai l'attenzione da parte di nessuno? Perché invece non punti su una moto che ti possa garantire la massima attenzione mediatica? Giustamente mi chiese: ma che moto è? Gli dissi: la Mondial Piega. La Mondial Piega, saresti l'unico team a portare una Mondial al mondiale, e avendo l'attenzione massima di tutti gli organi di stampa, i media televisivi e quant'altro, e senz'altro, anche se non porterai la moto nelle prime posizioni di classifica finale, avrai comunque appunto tutto il seguito possibile. E lui di conseguenza mi disse: beh, mi interessa, ma cosa devo fare per parlare con Mondial? Non è un problema, ti ci porto io. E da lì nacque il progetto del Mondiale Endurance con la Piega 1000. Quindi comunque, oltre, diciamo, alla tua attività in pista, c'è stata, vedo proprio una grande attività di marketing, anche se non sembra, però in realtà sei un po' un uomo marketing, perché riesci a cogliere le occasioni da Kira Rada, sei sempre nel posto giusto al momento giusto, almeno in queste situazioni, o sbaglio? Diciamo che questa indole mi deriva dalla mia attività professionale, essendo stato da anni nelle vendite a livello dirigenziale in alcune aziende, e quindi sostanzialmente gestendo anche proprio forze vendita, e di conseguenza è stato sempre un po' quello che è la mia inclinazione naturale. E anche l'idea stessa di organizzare un campionato monomarca endurance era un po' figlia di questo connubio tra la passione per le moto e quello che può essere appunto una deformazione professionale, e che poi si è evoluta nei vari campionati organizzati, ecco. Ci racconti un po' proprio com'è stato questo campionato endurance, poi com'è andata, perché di fatto comunque è stata una bella avventura, culminata poi con Suzuka, che è stata un'impresa insomma molto bella. Sì, assolutamente. Diciamo che c'è stato un crescendo. La moto da acerba che era, intanto iniziare a prepararla per un mondiale superbike ha significato iniziare davvero un lavoro di preparazione del mezzo, cosa che era completamente mancata nella nostra gara d'esordio, quindi non potevano certo pensare di schierarsi con una moto stradale, quindi la moto ha subito profondi cambiamenti, ma quello è un qualche cosa che vi potrà raccontare più precisamente Maurizio Bargiacchi. Di sicuro la grande impresa è stata che quando sono arrivati alla gara più veloce del mondiale endurance, ovvero la 8 ore di Suzuka, la più importante secondo me insieme alle 24 ore, perché le 24 ore sono delle gare che chiaramente comportano un impegno portato all'estremo sotto il profilo della resistenza meccanica del veicolo e della resistenza fisica dei piloti, ma la 8 ore di Suzuka può essere considerata una gara ancora più severa, perché di fatto è una gara che ha una velocità media paragonabile quasi a una superbike, ma per la bellezza di 8 ore. Tant'è vero che tutte le case ufficiali giapponesi sono rappresentate nella 8 ore di Suzuka. Di Suzuka, cui poi ad un certo punto si era, se ricordo bene, 13esimi addirittura. Assolutamente, avevano la possibilità di concludere con un risultato eclatante che purtroppo è mancato. Però il livello dei piloti e della moto era assolutamente d'eccellenza. E volevo sapere un po', riassumendo, com'era da guidare in generale, le tue impressioni proprio non tecniche, ma proprio da appassionato, a caldo, come la sentivi da guidare?
Allora, di ciclistica, a parte quel problema a cui ho accennato prima, che però è emerso ovviamente nell'esasperazione della gara, perché non dimentichiamoci che le sollecitazioni a cui una moto viene sottoposta in pista, in un circuito durante una gara, non vengono mai raggiunte durante un uso stradale. Quindi probabilmente per un uso tranquillo nessuno si sarebbe mai accorto di questo problema. Quindi ciclisticamente la moto era, ripeto, come ho detto prima, molto friendly, era una moto amichevole, era una moto piacevolissima e anche piuttosto maneggevole. Una moto che faceva percepire chiaramente quello che passava sotto le ruote, quindi anche un buon livello di feeling a livello di trasmissione di tutto quello che era il manto stradale. Era quasi come avere la ruota davanti tra le mani direttamente, ecco. Dal punto di vista del motore bisogna dire che il motore VTR non era certo un motore Ducati, quindi non aveva l'erogazione esplosiva tipica delle moto bolognesi, quindi non aveva una entrata in coppia netta, ma aveva quasi un'erogazione, oserei dire, quasi elettrica. Sicuramente c'era un impulso verso i 7,75 fino al limitatore, ma non il classico calcio che poteva dare una moto di impronta più nettamente sportiva come poteva essere la Ducati. Ma assolutamente, forse proprio per il fatto di avere anche quel tipo di guidabilità facile, era più coerente questo tipo di erogazione rispetto a quello che poteva essere una versione più appuntita, ecco. Quindi posso dire che aveva un comportamento comunque molto razionale, molto omogeneo in tutti i suoi componenti, e poi era una moto che faceva girare veramente la testa per strada, perché la gente, quando anche al box, nel paddock, c'era una processione tra fotografi, mi sono sentito una star di Hollywood, insomma, un po' per la tuta ufficiale, un po' per la moto che era bellissima nei colori stessi della tuta, che anche la colorazione era molto bella, ma veramente ha attirato sguardi del pubblico, degli addetti ai lavori soprattutto, venivano dagli altri team a vederla, a fotografarla. Dopo più di 20 anni sembra una moto uscita oggi e penso si possa dire di poche moto. Assolutamente un design riuscitissimo, e non vorrei dire una cosa sbagliata, ma credo di poter affermare che fu la prima ad avere i fari sovrapposti. Aveva i due gruppi ottici sovrapposti davanti che la caratterizzavano ancora di più rispetto ad altre realizzazioni. Volevo chiudere con l'ultima domanda, volevo sapere appunto di queste corse che stai facendo oggi con le moto classiche. Sì, sostanzialmente oggi dovevo essere ormai in una sorta di pensione agonistica già da tempo, e lo ero, se non che lo scorso anno il presidente del mio motoclub, il Portanuova, mi ha convinto, è stato un po' come il serpente con la mela, mi ha convinto a tornare con un pressing moderato ma costante, e quindi offrendomi anche la moto di sua proprietà, che è una Honda 4 500 del 74, ormai quasi più riconoscibile perché è stata ampiamente trasformata e preparata. Parliamo di una moto che stradale nasceva con un peso in ordine di marcia di circa 205 kg, la nostra pesa 145, abbiamo tolto 60 kg di cose varie. Il motore è stato portato a 600 di cilindrata con una maggiorazione, i carburatori sono i CR Kane da gara, insomma per andare subito allo spiccio abbiamo circa 70-71 cavalli alla ruota per 145 kg di peso, e corriamo nel campionato catalano Endurance Classiche, quindi unico equipaggio straniero, no, non è vero, fino a una gara fa eravamo l'unico equipaggio straniero a correre nel campionato pieno di spagnoli, tra l'altro di un livello molto alto perché corrono anche personaggi di livello europeo, campioni anche europei, e siamo in una classe 1000, cioè moto fino al 79 come anno di costruzione. La nostra è la più piccola e la più vecchia della nostra categoria, perché corriamo contro quelli che vanno più forte, un Guzzi 950, un Le Mans 950 e gli altri stranieri che sono arrivati in ultima gara, un Triumph Trident del 73 850. Davide contro Golia un po'. Davide contro Golia, ma noi fino alla gara scorsa eravamo in testa alla categoria,
Purtroppo, ahimè, nell'ultima gara, quella dove si è presentato il Triumph per la prima volta, di un equipaggio inglese, fortissimi tra l'altro, ahimè noi non abbiamo concluso la gara, abbiamo fatto 1-0 che ci è costato carissimo, e anche la leadership, perché adesso siamo secondi in campionato, per un banale errore di riempimento eccessivo di olio nel carter, e è andata troppa pressione nel carter e l'olio ha cominciato a essere sparato fuori, e ahimè è finito sulla ruota posteriore nel primo stint del mio compagno di team. È arrivato ai box fortunatamente senza cadere dopo una sbandata terrificante, e abbiamo visto che la gomma posteriore era inondata d'olio. Abbiamo cercato di rimediare ma non siamo riusciti, e quindi il ritiro è stata una scelta obbligata. Ultima gara la faremo adesso il 4 di novembre a Calafat, e proveremo a rimanere a tenere con le unghie e con i denti il secondo posto in classifica, perché il primo crediamo che a meno di un miracolo sia ormai fuori portata. Stefano, io ti ringrazio, e vorrei sapere però anche da te che fine ha fatto questa moto Superbike, perché la Superbike, ricordiamo, sono state fatte sostanzialmente due versioni, quella fatta da Greco e l'Arco Gelfi sotto l'egida appunto Mondial di Ziletti, e l'altra sul finire, diciamo, un po' della parabola Mondial, però in maniera ufficiale, e l'altra un po' in maniera non ufficiale, fatta da Bragagnolo, di cui non si sa praticamente nulla invece. È una bella domanda, e presumo che la risposta la conoscano i due diretti interessati che tu hai appena nominato. Allora andremo sicuramente a cercarli, perché dietro a moto c'è una grande storia. Quindi io vi ringrazio, e iscrivetevi al canale e vi aspettiamo per il prossimo video.